Hai sentito delle nuove regole sulla cittadinanza italiana per discendenza? Oggi per la prima volta dirò la mia opinione, il mio punto di vista. Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Il video di oggi non è un video strettamente didattico, cioè non parlerò di grammatica, non parlerò di un vocabolario specifico, ma dirò cosa penso di questa nuova legge. Se ami l'Italia e l'italiano, resta con me, non cambiare canale. È sempre un buon esercizio di ascolto. Ti invito anche a scrivere la tua opinione nei commenti. Per me è molto importante. Parla con me. Questo video è tutto in italiano. Se sei un principiante, ma sei comunque interessato a questo argomento, guarda il video con i sottotitoli. In ogni caso metterò la traduzione di alcune parole importanti sul video. Attenzione, io non sono un avvocato e non andrò nei dettagli del nuovo decreto legge, perché le cose sono ancora in fase di cambiamento, in fase di evoluzione, ma rifletterò su alcuni importanti concetti. La notizia è sulla bocca di tutti i discendenti di italiani all'estero e non è una buona notizia. Il governo italiano, sicuramente lo sai, ha deciso di chiudere una porta che per molti era una speranza, un sogno, un ponte verso le proprie radici. Con le nuove regole, ottenere la cittadinanza italiana attraverso un antenato, per esempio un bisnonno, non sarà più possibile. La discendenza ora si trasmette solo per 2 generazioni, un nonno o un genitore. Fino ad oggi numerosissimi discendenti di italiani sparsi per il mondo hanno visto nella cittadinanza italiana un modo per riconnettersi con la propria identità, un ritorno simbolico alla loro terra di origine. Forse anche tu, che mi stai guardando, sei una di queste persone. Ora questa opportunità viene cancellata con un colpo di penna e lascia un senso di profonda frustrazione in chi sperava di ricostruire un legame con l'Italia. Io personalmente credo nell'importanza dei valori condivisi e perché no del DNA, del sangue, senza cadere nella retorica. Sono elementi che creano il senso di appartenenza e identità di una persona e che non dovrebbero essere ignorati in decisioni così importanti. Penso che questo disegno di legge, così come fatto ora, sia più dannoso che positivo. Per molti questa decisione significa la fine di un percorso di anni fatto di ricerche storiche, documenti recuperati con fatica e un desiderio sincero di riabbracciare la propria identità italiana. Per l'Italia, invece, si tratta di perdere potenziali nuovi cittadini. Ricordiamo che l'Italia ha uno dei tassi di natalità più bassi del mondo. La vecchia legge riconosceva come cittadini italiani tutte le persone che potevano dimostrare di avere un antenato italiano vivo al momento della proclamazione del Regno d'Italia nel 1861. Io personalmente ritengo questa vecchia legge bellissima. La cittadinanza italiana era quasi un ideale che viaggia attraverso il tempo. La nuova regola è molto più piatta. Potrà ottenere la cittadinanza italiana per discendenza solo chi ha un genitore o un nonno nato in Italia. Inoltre, i figli di cittadini italiani avranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia, oppure se, prima della loro nascita, uno dei genitori ha avuto la residenza in Italia per almeno 2 anni continuativi. In questo modo,
Se un cittadino italiano non ha mai vissuto in Italia, non può trasmettere la cittadinanza ai figli. So che per molte persone questo cambia le cose, purtroppo. Questo è il contenuto del decreto legge Tajani del 28 marzo 2025. Probabilmente ci saranno anche altre novità. Il sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri parla di una proposta di legge, la quale, fra le altre cose, prevede che i coniugi di cittadini italiani potranno ottenere la cittadinanza solo se vivono in Italia. In futuro vedremo i dettagli. Le ragioni di questo cambiamento? Il fatto è che il passaporto italiano vale molto, è un passaporto forte, anche perché apre la porta agli altri paesi della comunità europea. Ci sono stati abusi? È probabile, ci sono abusi in ogni sistema, ma introdurre questi limiti così stretti non farà bene al nostro paese. Il ministro degli esteri italiani ha detto in una conferenza stampa che essere cittadini italiani è una grande responsabilità e la cittadinanza va concessa con serietà. Sempre secondo il ministro, negli anni ci sono stati abusi e richieste non sempre motivate da un vero interesse per l'Italia. Questi limiti vogliono prevenire abusi e la commercializzazione dei passaporti italiani. Il ministro ha citato poi alcuni dati. In Argentina i riconoscimenti sono passati da 20.000 nel 2023 a 30.000 nel 2024. In Brasile da oltre 14.000 nel 2022 a 20.000 nel 2023. L'idea è dare la cittadinanza solo a chi ha un vero legame con l'Italia e stimolare l'immigrazione di ritorno. Infatti la residenza in Italia sarà un fattore importante. Una cosa è certa: se queste leggi fossero state applicate anni fa, moltissimi stranieri non avrebbero la cittadinanza ora. Per esempio, il calciatore argentino Messi, che ha la cittadinanza italiana grazie al suo trisavolo Angelo Messi, nato nel 1886 a Recanati, in provincia di Macerata, e poi emigrato in Argentina per cercare fortuna. Questo è solo un esempio. Io personalmente spero che queste restrizioni vengano modificate, ma staremo a vedere. Mi interessa la tua opinione. Cosa ne pensi? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Qual è il tuo punto di vista? Hai origini italiane? Stai cercando di ottenere la cittadinanza? Scrivi un commento e torna presto a trovarmi su questo canale. Ciao!